Ma questa Aprilia sta arrivando nelle condizioni di potersi giocare il mondiale? Tra poco ne parliamo, così come molto altro. Benvenuti in questa nuova puntata del Dopogara edizione Phillip Island. Però ragazzi, prima di andare avanti, siamo vicinissimi di arrivare ai 10.000 iscritti, quindi arriviamoci il prima possibile. Iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, perché presto uscirà anche una miniserie fatta di 3 episodi sulla vicenda più scottante di tutti, dato che tra un po' tornerà anche in vigore. Non vi dico nient'altro, ma per non perdervela iscrivetevi, e per sapere quando uscirà nel dettaglio, giorni, orario, seguitemi sui miei social, così siete sempre aggiornati. Un'ambientazione più luminosa e chiara per questo dopogara, perché sto cercando di fare dei test. Mi avete chiesto delle luci che ho qua dietro, sono praticamente delle semplici luci LED che ho avuto la possibilità di avere grazie a delle collaborazioni con Temu che abbiamo fatto su TikTok. Adesso c'è questa qui nuova più in basso per cercare di dare un po' più di luce. So che dietro, quando l'ambientazione è diversa, è abbastanza buio, e quindi sto cercando di trovare il modo per dare un altro effetto. Se avete dei consigli scrivete pure nei commenti. In futuro comunque prenderò sempre più luci per cercare comunque di abbellire questo posteriore, questo retrotreno, che apparentemente quando c'è un altro tipo di ambientazione è molto più scuro, quindi vedremo sempre dei miglioramenti nei video. Anche se parliamo di un mondiale finito, oltretutto senza Marquez, il pilota che attualmente dà più appeal al campionato, dove non c'è molto pepe se non il mondiale della Moto2, si possono comunque estrapolare dei temi perché c'è roba interessante. Partiamo facendo un collegamento tra la Superbike e la MotoGP, in cui comunque faccio i complimenti innanzitutto a Toprak per il terzo titolo conquistato a Jerez, lo aspettiamo a novembre per i test di Valencia sulla Yamaha Pramac. E non solo, il tempo che ha fatto Bullega nella Superpole sul circuito andaluso l'avrebbe fatto partire dalla 14ª posizione nella griglia della MotoGP dopo le qualifiche di Jerez, quindi questo per far capire la sua velocità nel derivate e anche la grande evoluzione che hanno avuto queste moto. E questo è un grande assist per parlare di quello che si vocifera da qualche giorno, ovvero che c'è la possibilità di vedere Nicolo Bullega in MotoGP. No, non sto parlando di 2027, nuovo regolamento eccetera, ma come sostituto di Marc Marquez nel GP di Portimao in programma il weekend del 7-9 novembre. Già, perché il 9 volte campione del mondo abbiamo visto che si è operato la frattura del coracoide e la lesione ai legamenti della spalla destra rimediata in Indonesia. Il coracoide sarebbe la struttura ossea che fa parte della scapola, che serve come punto di attacco per i muscoli e legamenti. Siamo anche medici ora. No, questo per dire che all'inizio si era scelta la via della terapia conservativa, però non ci sono stati risultati positivi e quindi si è scelta l'operazione. Il dottore Angel Charte a DAZN Spagna ha detto che è un infortunio che deve essere trattato con calma, altrimenti può avere delle conseguenze, e quindi ora ci si chiede quando rivedremo Marquez. Sicuramente lui, memore dell'errore di essere rientrato subito a Jerez nel 2020 dopo la caduta in gara, il fatto di essere più vecchio tra virgolette e maturo, che ha vinto un altro mondiale, che ha da dare sì ancora qualcosa nella sua carriera, ma può farlo con più calma senza strafare, tornerà quando sarà al 100% completamente, quindi se la prenderà con tutta calma. Si parla di 4 mesi per una guarigione completa, quindi non è escluso che possa saltare anche i test di Valencia fissati il martedì dopo il GP e rivederlo direttamente a Sepang nel 2026. Quindi la sua stagione è finita, e giustamente penso che lui non voglia forzare delle cose che non hanno senso, tanto ha vinto il mondiale e non ha degli obiettivi specifici. L'unica nota storta è per Ducati, che da Mandaliche in poi sicuramente le avrebbe fatto provare cose nuove per il 2026, e non averlo neanche per i test è una cosa che va a sfavore. Vediamo come si evolvono le sue condizioni, se almeno a Valencia ci saranno delle possibilità per vederlo. Quindi Ducati, dopo aver detto che Marquez avrebbe saltato Phillip Island e la futura Malesia, per Portimao è venuta fuori la voce, poi confermata, che Nicolo Bullega potrebbe sostituirlo, dato che comunque in Superbike con la Ducati sta andando fortissimo, e si parla sempre di un futuro test della nuova Ducati GP27 che si vedrà in pista con il nuovo regolamento. Non è un segreto che Bullega magari un giorno voglia passare in MotoGP in qualche maniera dopo gli ultimi risultati ottenuti nelle derivate in questi ultimi anni. Per la Moto3, nella quale il mondiale è finito, Rueda comunque non si risparmia. Chapeau per la 10ª vittoria in stagione, del 6º pilota nella classe cadetta a riuscirci, mettendosi insieme a Gresini, Rossi, Marc Marquez, Mir e David Alonso. Una stagione, quella dello spagnolo, sulla falsa riga di quella del colombiano la scorsa, che è andato via insieme a Cheso, che ha fatto gli onori di casa facendo un bel risultato a casa sua. Ritorna Carpe sul podio dopo delle gare dove non l'abbiamo più visto, ma è importante segnalare la
battaglia per il secondo posto, dato che Chiles si è fatto sotto Piqueras approfittando del suo lungo in gara, 1-0 che porta il pilota a sparre a 3 punti dalla seconda posizione, quindi direi che oltre ad essere una super stagione da rookie per Chiles potrebbe esserla ancora di più se fa secondo nel mondiale, e ovviamente per l'anno prossimo l'obiettivo è quello di alzare l'asticella. Ma è rispuntata la voce, detta da motorsport.com, in cui apparentemente manca solamente l'ufficialità che la classe cadetta diventerà un monomarca Yamaha dal 2028. La casa di Vata sarebbe stata scelta da Dorna come unico marchio della griglia Moto3 con dei motori da 700 cm3. Si diceva che a Motegi sarebbe dovuto arrivare l'annuncio ufficiale, ma non è arrivato, quindi secondo me comunque è questione di poco tempo. Sappiamo che attualmente la Moto3 è fornita da KTM e Honda con dei motori 2,5 con un prezzo massimo regolamentare di 60.000 euro che comprende 6 motori. Il limite per il telaio invece è fissato a 85.000 euro. Se ne parlava già da un po' di nuovi fornitori per la Moto3 e di un cambio regolamentare per cercare di ridurre i costi. Infatti in passato l'Injarvis aveva dichiarato che Yamaha era interessata a fornire delle Moto3 monomarca con il loro motore, che dovrebbe essere un motore da 689, una cosa molto particolare perché si alza notevolmente la cilindrata e a questo punto si ridurrà notevolmente il divario con la Moto2 e con la MotoGP quando passerà agli 850. E in questa ultima notizia si dice anche che Yamaha farà anche i telai, quindi sarà un monomarca al completo. Sul filo del rasoio la Moto2 ci aspetteranno delle gare così fino alla fine dove Moreira e Manu Gonzalez saranno lì appaiati, anche se nel complesso il brasiliano sta facendo meglio perché è sempre davanti al suo rivale anche nelle prove e a ogni gara riesce sempre a rosicchiare qualche punticino, quindi arriveremo fino a Valencia con questa situazione. E Gonzalez è un po' più beffatto delle altre volte perché negli ultimi giri si è un po' ribaltata la situazione, ha fatto settimo perdendo posizioni e Moreira ha fatto podio, quindi si porta a -2 e sono praticamente pari. E i principali aghi della bilancia in questo finale nella lotta al titolo saranno i due Aspar, David Alonso e Daniel Gado, mentre Senna Egius, che vince dal nulla, e complimenti perché è anche il suo GP di casa e tutti gli australiani nella loro pista di casa hanno sempre quel qualcosa in più, vediamo che ruolo avrà come compagno di squadra nella bagarre per il titolo. Le gare, come sappiamo, sono state posticipate di un'ora per il vento e le solite condizioni fredde che si presentano ogni anno. C'era anche l'idea di correre il sabato, come era capitato in passato, ma alla fine hanno deciso di non farlo. Sicuramente questo livello eccessivo di aerodinamica ha portato le MotoGP a correre in modo particolarmente estremo a Phillip Island, è anche pericoloso. Non è bellissimo vedere Alex Marquez che cade a quella velocità con le moto di oggi nel Q2 in curva 1. A me non piace molto, devo dire, questa cosa, perché poi questo circuito dopo il Mugello è il mio preferito e qui infatti i team valutano sempre se togliere un po' l'aerodinamica perché diventa anche difficile guidare, quindi a questo punto, anche se non l'hanno mai fatto, bisognerebbe prendere in considerazione l'idea di correre a inizio stagione dove il meteo è migliore, come fa la Superbike, perché si arriva sempre in questo periodo a Phillip Island con le condizioni fredde, vento e i soliti discorsi. Una gran pole di Quartararo, inaspettata, e ha fatto un gran giro soffiando il primato a Bezzecchi proprio all'ultimo. Sappiamo che il francese sul giro secco è uno dei più forti e l'ha dimostrato ancora pure in delle condizioni dove non si pensava che fosse in lizza per la pole o comunque la prima fila. Non capitava dal 2021 che due Yamaha finissero nella prima fila, con Miller che anche lui stava per fare il colpaccio. Ovviamente nella pista di casa c'è quel brio in più, però comunque è stato molto vicino anche lui alla pole. Un Quartararo a cui poi in entrambe le gare succede quello che è sempre capitato, ovvero il calo della gomma, dato che corre anche in una maniera molto aggressiva con la moto e quindi il calo di conseguenza ci sta, anche se nella sprint lui, così come altri tipo Alex Marquez, avevano sbagliato la gomma dell'anteriore mettendo la media invece che la dura, però in gara è calato vistosamente ancora di più finendo pure dietro a Rins. È stato un weekend comunque dove i valori si sono più o meno livellati, forse anche il circuito che permette questo, ma comunque abbiamo visto una qualifica senza Ducati nella prima fila e circa tutte le case erano vicine fra di loro. La Honda è stata un po' meno competitiva questo weekend se la confrontiamo con i precedenti, però comunque non è mai stata in lizza per la top 5 ma era intorno alla parte bassa della top 10, però è sempre Luca Marini a tenere in piedi la baracca, altra sesta posizione in gara, prima Honda al traguardo e si dimostra ancora il più solido e costante. Io se continua così ci penserei bene a chi rinnovare come seconda guida per il 2027, ma comunque meglio per loro perché comunque Marini è solido e Mir si è steso
per l'ennesima volta, e Zarco pure. Il francese è nettamente un altro pilota rispetto ad inizio stagione. Sicuramente magari non avrà tutto il materiale degli ufficiali, però i suoi risultati non sono stati all'altezza in questa seconda parte di stagione. Così come Marini, ma in una forma un po' ridotta, Acosta tiene in piedi la KTM perché è sempre quello che fa la differenza e sta davanti ed è sempre lì vicino ad agguantare il podio o un'ipotetica vittoria quando ne ha, però gli manca sempre quel qualcosa in più per fare quel risultato, che dipende ovviamente dalla moto, perché lui tira fuori il massimo dal mezzo col suo talento, perché qui a Phillip Island non poteva fare meglio di quinto, perché le Ducati e le Aprilia erano più competitive, quindi è il risultato migliore che ci poteva essere per Acosta, perché poi lo vediamo che in gara il suo ritmo cala, però gli altri KTM non hanno fatto schifo, il livello è quello che abbiamo visto in gara. Binder, Bastianini e Pole Espargaro sono finiti dall'8° al 10°, quindi in questo weekend le moto di Mattinghofen erano più vicine tra di loro rispetto alle ultime gare dove solo Acosta faceva la differenza. Bastianini rimonta, un altro weekend iniziato come gli altri post Misano, dove è tornato ad essere quello di inizio stagione, ma varie modifiche come una al freno motore l'hanno aiutato, e sia nella sprint che nella gara ha rimontato facendo vedere che già dal sabato la domenica poteva fare più o meno la stessa prestazione, e partire 20° sicuramente non lo aiuta e la qualifica lui la soffre ancora, e rimontare ti porta anche a distruggere la gomma, e quindi si poteva fare appena meglio magari volendo, però se chiedi molto alle gomme prima sicuramente la paghi sul finale. È un peccato però vedere questo calo della KTM dopo che all'inizio della seconda parte di stagione sembravano tornate tutte più in lotta per la top 5 e non solo con Acosta. Adesso è come se si fossi tornati indietro, peccato. E quando ci sono questi tester io non posso non spendere due parole, come abbiamo fatto in Ungheria e a Brno, per Pole Espargaró, che come sappiamo quell'infortunio gli ha stroncato la carriera, però si vede che secondo me è uno di quelli che in questa griglia ci sta ancora alla grande. Quando un tester che corre una volta ogni tanto fa questi risultati, mettendosi pure più in alto della 10ª posizione, si nota il suo talento e potenziale, e quelli che finiscono dietro devono farsi sempre delle domande. Poi ovviamente la moto fa la differenza, perché se fosse il tester della Yamaha finirebbe in zona punti, però secondo me Paul avrebbe le carte in regola per stare in questa griglia rispetto ad altri piloti, e Acosta ha ragione a dire che KTM ha il test team più forte di tutti, e direi anche grazie al cazzo Pedroso e Pole Espargaró c'è da baciarsi i gomiti. L'Aprilia è il costruttore europeo più vincente nella storia. Con il trionfo di Raul Fernandez in Australia raggiunge la vittoria numero 300 nel motomondiale. La prima fu quella di Loris Reggiani in 250 nel 1987, per fare un po' di storia, ed è una grande Aprilia che grazie alla sua resilienza, al suo lavoro in questa stagione è cresciuta tantissimo dopo un inizio disastroso, e si merita questo e molto altro, ragazzi. Se continua su quest'onda qui, l'anno prossimo potremo vedere un'Aprilia costantemente in lotta per la top 3, e di conseguenza con questi risultati si può giocare anche il titolo, anche perché abbiamo visto che l'Aprilia è arrivata molto vicino al livello della Ducati, e dico la Ducati GP25, secondo me è arrivata molto vicino alla moto della Ducati di quest'anno, ma rispetto alla 2024 paga ancora qualcosina se non guardiamo questo weekend di Phillip Island. Non mi voglio ancora sbilanciare più di tanto, perché ora con la carica, la foga dell'Aprilia che fa bene è molto più facile dire certe cose, però se si entra nell'analisi è vero, Noale è arrivata sotto la Ducati GP25, sta facendo anche meglio attualmente, perché lo vediamo che se non c'è Marquez, è quello che fa la differenza con quella moto, la Ducati GP25 non vince in modo più sicuro come prima, ed è in lotta con l'Aprilia e altre volte con Acosta quando è lì. Quindi per me l'Aprilia, se continua a crescere e sviluppare in questa maniera, potrà arrivare ad un livello di giocarsi il titolo, perché la Ducati con la GP24 è arrivata al massimo delle prestazioni, cioè probabilmente quella lì è la moto perfetta e imprendibile, mentre la GP25 si vede che ha delle lacune in confronto alla 24, e la futura GP26 potrebbe essere anch'essa un po' meno performante della 24, perché appunto avrà una base e aggiornamenti che derivano dalla 25, poi magari da Linea e Company tirano fuori un altro gioiello clamoroso, perché sono dei fenomeni, però mi sembra di vedere che il livello di esposizione massimo dei risultati della Ducati con tutte le moto l'abbiano già raggiunto. Adesso anche con Borgo Panigale siamo arrivati a dire che c'è un pilota che tira fuori il massimo dalla moto, che fa la differenza, ovvero Marquez, mentre le altre sono più in difficoltà e determinano il livello reale circa della moto, perché ovviamente i fenomeni come Marquez nascondono i problemi con il loro talento.
Però comunque si parla delle difficoltà della GP25 qua e là, ma una sul podio c'è e ha fatto bene questo weekend ed è quella di San Antonio, che sarebbe potuto partire anche più avanti in qualifica dopo che non è riuscito a fare il secondo time attack come avrebbe voluto, quindi c'era del potenziale per fare bene in gara, l'ha confermato. Dunque la Ducati è ancora la miglior moto, ma le altre case come l'Aprilia stanno arrivando e sono molto vicine, soprattutto Noale, quindi chiaramente gli ultimi risultati evidenziano di più una GP25 in difficoltà e un'Aprilia migliore. Poi però bisognerà vedere anche il momento in cui l'Aprilia si potrà dire di essere da mondiale, che quindi rimane sempre lì a giocarsela e deve dimostrare di saperci stare lì davanti, perché quando ti avvicini alla vetta e sai che ci sei vicino pensi che ce la potrai fare, e quando arrivi ufficialmente per potertela giocare devi poi saperci stare e dimostrare di esserci sempre, non ogni tanto, devi dimostrare anche nelle piste dove fa più fatica. Sapete come la penso su Raul Fernandez? In questi anni di MotoGP non ha dimostrato niente, tolto il primo anno da rookie. Da quando è salito sulla Priglia ha avuto molte possibilità e non ha mai fatto risultati. Io consideravo questa stagione l'ultima spiaggia dopo un 2024 dove comunque sì, era il primo anno in Aprilia, va bene, lo posso passare, ma anche lì non aveva fatto vedere nulla, perché comunque non è male come pilota, è un bel talentino, però a conti fatti non ha dimostrato nulla finora, quindi deve molto a Massimo Rivola perché è lui che l'ha salvato molte volte, dato che lo considera un pupillo. Bravo lui a crederci, bravo Brivio a crederci, e sicuramente da questa seconda metà di stagione è cresciuto insieme alla moto, i suoi risultati sono migliorati e per il 2026 chiaramente merita la riconferma, però ancora al momento io non ci vedo niente di che. Non dico che è una rondine che fa primavera, perché nelle ultime gare comunque è sempre stato davanti, però comunque calma e complimenti sicuramente per la vittoria, e vediamo con questa Aprilia che continua a crescere come farà in futuro. Bezzecchi ha fatto il massimo che poteva fare, io credo che sia giusta la penalità del doppio long lap per l'incidente con Marquez, poi sicuramente un long lap a Phillip Island è meglio che in altre piste, ma non credo che comunque c'erano da dare altre sanzioni, 2 long lap andavano bene come penalità, però in futuro sono curioso di vedere, in base al tipo di incidenti che ci sono, quanti long lap daranno come penalità, perché secondo me quell'incidente tra Bezzecchi e Marquez fissa tipo un benchmark, un riferimento. Quando ci sarà un incidente meno grave, ad esempio, daranno un long lap o 2 ancora? Se ce ne sarà uno con una dinamica più estrema, speriamo di no, daranno 3 long lap oppure un ride through? Vedremo. Ma comunque, come dicevo, Bez ha fatto il massimo, strategia giusta e azzeccata quella di partire forte spingendo al massimo nei primi 3 giri, facendo 2 giri veloci per poi fare il long lap all'ultimo giro a disposizione per farlo. Se ce ne fosse stato solo uno da fare chiaramente avrebbe fatto un'altra strategia e credo che forse avrebbe anche vinto, mentre con il secondo da fare ovviamente la vittoria sarebbe stata un'impresa. Era molto difficile vincere con 2 long lap, anche se per un momento ci avevo anche creduto perché lo vedevo veloce, però ovviamente l'aver spinto molti primi giri non gli ha permesso di avere le gomme anche per fare più di terzo. La previsione dopo tutto era addirittura la 4ª posizione e il podio è un grande risultato, ed è un Bezzecchi dominatore, in super forma. Secondo me senza il long lap avrebbe vinto a mani basse e secondo me avrebbe vinto anche pure facendo un long lap, quindi l'anti-Ducati è lui attualmente. È un punto di non ritorno per Bagnaia, cioè io penso di essere arrivato a una conclusione definitiva che è un po' in linea con quanto detto questa stagione, che c'entra un po' con il psicologico e il tecnico. In parole povere, secondo me il problema è lui adesso, è lui che non si trova con questa moto. Solo che si è arrivati ad un'escalation, cioè nella prima metà di stagione almeno il podio lo faceva, dalla seconda metà in poi c'è stato un crollo clamoroso, tolto quel weekend di Motegi che è stato un abbaglio, cioè adesso Bagnaia firmerebbe per fare almeno i risultati di inizio anno, anche dicendo non mi gioco il titolo se avesse saputo che sarebbe andato così in down verso fine stagione. Chiaramente in gara ha tirato fuori quel qualcosa in più che di solito dà rispetto al sabato e giustamente dice che almeno è meglio cadere per dei punti che essere ultimo. Non fa una piega, però dire cazzo che poteva lottare per la top 10 è molto brutto, la situazione è tragica. Se dicevamo che il rivale principale di Marquez del mondiale era Marquez stesso, adesso il principale rivale di Bagnaia ora secondo me è se stesso, secondo me. Cioè è inspiegabile e non si parla nemmeno del fatto che Marquez sia arrivato nel box e che l'abbia distrutto, perché lo spagnolo non ha neanche usato il 100% del potenziale della moto, ha fatto solo quello che bastava perché gestiva e si regolava, come sappiamo, non è che ha dovuto spremersi per battere Bagnaia, anzi.
Chiaramente quando ti arriva uno a fianco come Marquez nel box che ti sta sempre davanti e ti martella ogni turno non deve essere facile, però Bagnaia da quel lato non è stato destabilizzato più di tanto, secondo me, è una piccola fetta della torta quel fattore, è stato più abbattuto dalla situazione in generale, cioè è andato nel pallone con questa moto che non riesce a sistemarla e fare il possibile per trovare una soluzione che appunto non è stata trovata e fare risultati scadenti come questi ultimi, non avere un minimo di confidenza, ha amplificato il tutto ed è andato nel pallone. Poi voi mi direte, ma Motegi ha dominato e si vede che non era Marquez a destabilizzarlo. Sì, può essere perché Bagnaia non si è scordato come si vince e come si guida una moto, perché ha dimostrato che se ci sono le condizioni può vincere. Quindi io so benissimo che questo non è il Bagnaia che conosciamo e che è un altro pilota che sa vincere, però poi in Indonesia e Phillip Island era ultimo praticamente, quindi come la mettiamo? Cosa sta succedendo? È inspiegabile questa cosa, perché se veniamo a sapere, come ci dicono la Ducati e Bagnaia, che la moto che ha guidato a Motegi dove ha dominato è la stessa dell'Indonesia e non è stata toccata, ed è la stessa di Phillip Island, e come mai in una gara ha dominato e nelle successive due era ultimo in pratica? Ma cos'è che non funziona? Se questa moto fosse una GP24 completa, un 80% della GP24, come in molti sostengono dicendo che a Motegi ha guidato una moto diversa dalla 25, più simile alla 24, se fosse una 2024 avrebbe dovuto vincere comunque o fare podio anche in Indonesia e in Australia, quindi io veramente non so più cosa dire sinceramente, tutto molto contorto e tutto molto inspiegabile tutto questo ambaradam, c'è troppa incostanza soprattutto da parte di Bagnaia con questa moto, perché comunque anche Di Giannantonio dimostra che questa GP25 ha delle lacune, perché anche lui ha fatto brutti risultati anche a ridosso della zona punti, ma almeno quando può sa stare davanti. Bagnaia non riesce più neanche a stare nei 5 e sono largo, sarà perché magari Digia ha detto che ora guarda solo i dati del computer e non si concentra più di tanto su altro. Perché dico che il problema è più lui adesso? Ma perché se adesso ci vengono a dire ufficialmente, dopo tutto il casino GP24, GP25 che moto guida Bagnaia, se ci vengono a dire che sia Phillip Island che in Indonesia ha guidato la stessa moto che ha usato a Motegi, cioè c'è qualcosa che non torna, e quindi secondo me è un po' andato nel pallone lui, la squadra e tutta la situazione, dove ogni cosa adesso che prova a fare non torna. DJ Alex Marquez comunque tengono in piedi la baracca per la Ducati, che ha avuto un altro weekend sottotono, non da vincitori e dominatori, insomma, come dicevamo i valori si sono equilibrati, mentre Morbidelli adesso sta facendo dei risultati molto più scioccanti di prima. Se appunto in precedenza aveva già deluso le aspettative perché sì, era lì ma poteva far di più, adesso è nettamente in difficoltà. Non è che ha una versione della moto un po' diversa dalla 2024? Non so, magari sta provando qualcosa di diverso che noi non sappiamo. Vediamo qualche considerazione dallo spazio social su Instagram, ricordatevi di seguirmi così anche voi potete fare la domanda per il prossimo dopogara. Partiamo con Motorsport Home. La vittoria di Raul secondo te è stata un caso? No, il caso non esiste innanzitutto, è frutto di un grande lavoro fatto anche per riemergere dopo anni di difficoltà per Fernandez, che come dicevo nel corso della stagione è cresciuto, e poi ci vuole anche il momento in cui si creano le circostanze per vincere. Senza il doppio long lap di Bezzecchi probabilmente non avrebbe vinto, ma comunque avrebbe fatto un'ottima prestazione, però sono le corse, queste cose accadono, quindi vittoria meritata perché ha fatto un super weekend. Andrea Demo 89, quale futuro per Bagnaia? Sicuramente rimanere in Ducati, poi già dalla fine di quest'anno potrebbe partire qualche pensiero nel dire mi guardo intorno, mi faccio avanti da qualche parte se vedo che le cose non migliorano con la moto, vediamo. Lorenzo Bogliolo 23, come vedresti un possibile Marc Marquez in Honda nel 2027? Lo vedo possibile, secondo me ci sono gli estremi, sia perché la Honda è cresciuta e sia perché Marquez potrebbe chiudere la carriera lì. Potrebbe anche non andarci nel 2027, andarci un po' più dopo per chiudere la carriera lì, sarebbe comunque un lieto fine che vedo possibile. Andiamo con le pagelle, partiamo con il team VR46 dove do un 8,5 di Giannantonio e un 5 a Morbidelli, anche se su Franco vorrei vederci un po' più chiaro sul pacchetto tecnico che sta avendo. Yamaha Pramac 5,5 a Miller, che butta via anche il GP di casa dopo una buona sprint, una buona qualifica, e 5 a Miguel Oliveira. Honda HRC 5 a Mir e 8 a Luca Marini, che tira fuori il massimo in un weekend non facile, è un bel risultato. KTM ufficiale 8 ad Acosta e 6 a Brad Binder, mentre in Tech 3 6 a Bastianini per la rimonta e 7 a Pole Spargarò, menzione d'onore perché quando c'è va forte. Yamaha ufficiale a Quartararo do 6,5 per la pole, ma per il resto in gara cala
e lo fa vistosamente la domenica. È un 6+ ad Alex Rins, che comunque la domenica ha tirato fuori una bella prestazione. Team Gresini 7 ad Alex Marquez, più sottotono questo weekend, e 5 ad Aldeguer, scomparso nuovamente dai radar dopo Mandalika, anche se comunque è riuscito a centrare il Q2 amplificando sempre di più le conoscenze con la pista. Sicuramente un weekend non facile, ma comunque continuano i suoi super alti e super bassi. Ducati ufficiale 4,5 a Pecco Bagnaia, ormai diciamo sempre di più che è una situazione inspiegabile, paranormale e non si sa più cosa dire, siamo sempre alle solite. Aprilia ufficiale 9 a Bezzecchi perché ha fatto un super weekend e con il doppio long lap acciuffa anche il podio, mentre in Trackhouse Ogura un po' delude perché sì, è un rookie però non è molto veloce, fatica molto, gli do 5,5, mentre do 9,5 a Raul Fernandez, che dopo Bez era il più veloce del weekend e merita la sua prima vittoria in MotoGP. E farla Phillip Island direi che ha un tocco ancora più bello. Bene ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti come sempre, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi il prossimo dopogara di Sepang, che uscirà sempre nella giornata di domenica prossima, e i prossimi video che usciranno saranno molto succulenti. Ci vediamo presto, ciao!